Ogni tanto dico delle sciocchezze, abbiamo iniziato, non so perché. La lettura delle labbra, boh, da dove mi è venuto in mente. Iniziamo con il nostro amico Renzo. 5, 4, 3, 2, 1. Bello, un bel momento mi sta proponendo. Quanti anni può aver avuto? Forse aveva 7-8 anni, perché vedo che gli mancano alcuni denti da latte. Si trova intorno a un tavolo, vedo che il tavolo è anche quasi un po' più alto di lui, e ci sono i nonni vicini e ci sono anche i genitori, però è come se fossero un pochino più in disparte, e lui è felice, si sente di essere quello che è in quel momento, un bambino. Ti dà l'autorizzazione da bambino? È come se adesso mi comparisse lui adulto, carico così di malinconia, e, e vorrebbe avere lo stesso sorriso. E dice sì. Seconda sessione di Renzo, vibrazione. 5-6 miliardi. Consapevolezza. 142. PS. 42. Vite. 1798. Cervello. 9,5. Suscettibilità ipnotica. 36. 3-4D. 80. 3D. Vivacità animica, nuovo valore, quanto Renzo dalla nascita è interessato a sapere, a capire, a evolvere, a avere la verità. È come se ci fossero due colonne, no? Come se stessimo facendo i conti. Quindi mi traccia una linea e una colonna ha l'intestazione vivacità animica verso l'esterno e l'altra colonna vivacità animica verso l'interno. Allora, per quanto riguarda verso l'esterno mi dice 73, per quanto riguarda l'interno è un po' sotto 40. Interno in se stesso. Sì. Seconda sessione, vediamo cosa è tornato, se c'è qualche cosa nel campo delle eteriche. Allora mi fa vedere una pantera nera e accanto subito una pantera bianca. Sono proprio le sue contraddizioni, i suoi contrasti. Poi c'è nel secondo universo tipo una specie di demone che appicca i fuochi, cioè che tende a incendiare, quindi a mandare in cenere ciò che lui ha costruito. No, è 3DL. Mentali. Sono un po' provocatorie. La prima è sicuramente provocatoria e dice godi finché vivi, che è l'esatto opposto di quello che lui sta facendo, perché mi mostra godi finché vivi, ma la realtà è dovere, dovere, dovere. Mm-hmm. E direi che qui siamo al 7 come livello. Allora, poi mi mostra prolisso, mi fa vedere questa corda che parte dall'alto e arriva giù fino a terra. È come immaginarselo un po' come un palo della cuccagna.
e lui inizia a salire dal basso, arrampicarsi sopra, sopra, sopra. È come se facesse prolisso, nel senso che fa tutta una serie di discorsi, non arrivando davvero al dunque. Perché? Perché dice che comunque la corda è lunga, no? Lui deve salire, 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 salire. Però in realtà questa lunghezza è perché non vuole arrivare dentro. E allora è come se allunghi la minestra. Mhm. Mm? Che è un po' anche come ha scritto i punti o come ce li ha presentati. Si perde e non arriva al fulcro. Livello. Livello 5. E poi c'è un'altra entità mentale che rimuginando si perde proprio all'interno dei suoi pensieri, che è una mescolanza tra ciò che c'era nel passato e ciò che c'è nel presente, quindi una serie anche di rimpianti. Poi una serie di intenti abortiti. Comunque rimane tutto un po' a livello cerebrale, non entrando veramente nell'azione, nel fare cose pratiche concrete. Livello. 5. Impianti. Allora, sopra la testa c'è un cappello a forma di spirale ed è bello stretto. Un carrello. Un cappello, Un cappello. sì. Sul petto c'è come una specie di imbuto ed è come se praticamente raccogliesse in questo imbuto i suoi sentimenti più forti. Quindi i suoi sentimenti più forti non vengono riversati verso la vita vera che ha nel contorno, ma vengono raccolti da questo imbuto eterico. E poi a livello dei genitali mi fa vedere uno strano innesco, cioè allora, come se lui avesse potenzialmente una sessualità molto creativa, potenzialmente, ok? Nel momento in cui lui va a attivare, ma anche solo col pensiero, quel tipo di sessualità, è come se si accendesse un fuoco d'artificio. Quindi è come se gli facesse vedere questo fuoco d'artificio, però in verità la sua sessualità è dentro una stanza buia e soffocante. E quindi di nuovo questa dualità, come l'abbiamo visto nella Pantera Bianca, Pantera Nera, mi fa vedere questo doppio. Fuochi d'artificio da un lato, la potenzialità, ma nella vita reale no, tutto molto piatto e Basico. buio. Sì. Cinema, moglie e 2 figli. La moglie viene con una matita dietro all'orecchio, come se dovesse ancora sbrigare delle cose. Per qualche aspetto, non so perché, mi ricorda la madre di lui, che ha sempre delle cose ancora in sospeso da regolare, da fare, da organizzare, così, no? Vengono i 2 bambini, sì, che vorrebbero però subito le attenzioni del papà, cioè come se non gli volessero lasciare il tempo di fare questa sessione qua e vogliono attirare la sua attenzione, giocare con lui, così. E allora non va bene. Le regole del cinema sono che si assiste, non si interferisce, quindi chiediamo ai bambini di andarsene, se queste sono le loro condizioni. Che crudele che sono, eh? Mm, la madre, con mio grande stupore, li zittisce e li tranquillizza. Così loro si siedono.
È come Sicuri? se, sì, i bambini, sì, 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 adesso sono tipo un po' due soldatini, no? Sono seduti, tranquilli, buoni, Mhm. però la moglie è come se dicesse silenzio, che bisogna salvare la famiglia. E la madre e anche tuo padre è vivo, vero Renzo? Ah, papà no. Ah, già, già, l'abbiamo. La mamma di Nell'altra. Renzo. Mhm. La madre di La Renzo. madre? Sì, sì, certo. Sì, 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 sono riuscita a incastrare fra i miei impegni questo e sì, sì, assolutamente è venuta. Ok. Chiamiamo infine la fiamma di Renzo, se c'è. No, non la vedo. Ok. Il sedile c'è, però. Tre, potrebbero essere tre. C'è un foglio sopra questi tre sedili. Sì, lei, lui. Lui? Sì, Ok. Tu ci hai mai pensato? che male c'è? Mani sulle faccia. Chi lo sa, no? Beh, è bello il foglio sul sedile. Quelle lettere che si muovono, che cambiano. Vediamo di capirle. Questi tre sedili sono tre linee temporali possibili di Renzo Certo. e in realtà già esistenti, perché siamo in uno scatolone di simulazione contemporanea. Se proprio vogliamo un passato, un presente e un futuro coincidono in un eterno presente, quindi già esistono. Esatto, esatto. Infatti il suo progetto è proprio cogli l'attimo, esattamente, dove, come dici tu, è tutto simultaneo, passato, presente, futuro. Laddove però lui il suo presente me lo fa vedere come in depressione, come una forza attrattiva verso il basso, il passato come una forza attrattiva verso l'alto e il futuro non so perché ve lo vedo polverizzato attualmente per quella che è la visione di Renzo. Ecco. Il presente sabbie mobili. Sì, esatto. Beh, proviamo a tuffarci nel primo sedile. Lei Elisa, mi viene così, sai, per dare un nome, no? è un nome, non è che è Sì. Elisa, ok, che devi andare in giro a cercare Elisa. No, 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 assolutamente. Come vedi Mm, questo viaggio? Buttiamoci in una linea temporale, ci buttiamo nel sedile, parte un tunnel. Parte un tunnel in cui effettivamente hai un seggiolino di plastica sotto e va come su dei binari scorrevoli velocissimo. E vai, e c'è Elisa, che anche lei ha fatto una vita un po' all'interno della chiesa, ha cantato, tipo forse nel coro della chiesa, si è anche sposata e poi sono cascate una serie di certezze in lei. E si trovano quindi per questa affinità, similarità, insomma, di esperienze di vita. Renzo a quanto vibra in quella vita? 70 miliardi, Elisa? 80. Secondo sedile. No, mi viene lui, Terzo sedile. Mm? sì, non so perché mi dà prima questo, Marco. Ehm, no, questa è una persona che lui aiuta, è una persona che si trova in difficoltà. eh, Renzo lo aiuta e scopre, non so, un universo di anime e sente un'affinità come non aveva mai sentito.
cioè si sente a casa, si sente, non so, in un giardino fiorito, mi fa vedere. L'altra Mi fa lei, vedere che il nero diventa tutto un insieme di fiori colorati. Giordana. E Giordana ha dei tratti simili alla moglie attuale. Quindi una donna comunque eh, organizzata, ehm, che controlla le cose, però allo stesso tempo tra i momenti pianificati della giornata, diciamo così, ha anche quello del rilassamento, del divertimento, dello svago. E questo a Renzo piace, anche perché lei è una che ha molta inventiva e quindi propone anche delle cose diverse da fare. È sportiva. e poi l'attuale linea temporale, e poi Mm, eventualmente infinite altre. esattamente, certo. Ok, Monica, causa esoterica di calcoli al fegato. Come se fosse profondamente arrabbiato con se stesso per le scelte che ha fatto e che non riesce a gestire in maniera appropriata. Si sente schiacciato dalle incombenze e questo gli dà una gran rabbia, mh, perché sono loro che prendono il sopravvento, non è lui che riesce a ordinarle. Collecisti, reni. Mm. Allora, mi dice un po', mm, mamma dove sei? Quando parliamo di colicisti, mamma dove sei? Come se lui avesse avuto un vuoto, cioè benché lui sia stato bene con i nonni, cresciuto dai nonni e sia stato bene lì, proprio in una dimensione in cui un bambino è felice, però ha sentito come la mancanza della madre ed è rimasta come impressa proprio nel suo corpo. Una madre sempre impegnata che ha sempre altro da fare, che non è lui, questo altro, ovviamente, non è mai lui. Attacchi di panico, pseudo-agorafobia. Come se fosse una specie di piccola morte. Lui simulando una piccola morte vorrebbe poter cambiare tutto. Vorrebbe veramente potersi liberare di tutto quanto. Vorrebbe rifare tutto da capo. Vorrebbe davvero cogliere l'attimo, perché lui ci ha proposto sia le entità mentali, godi finché vivi e cogli l'attimo, proprio per spronare se stesso a dire ciò che veramente desidera e quindi ciò che sta dietro anche al suo attacco di panico, È uno la voglia di scossone vita. Sì, sì, animico, ma perché nel traffico? perché lui ha molto anche bisogno, nel bene e nel male, di vita, di provare un'emozione. Quindi ovviamente nel momento in cui si trova nel pericolo, mentre sta guidando, quella arriva in maniera proprio più forte, più profonda, più incisiva. Va bene, stress da routine. Mm. Tutti dicono, parlano soltanto di argomenti sciocchi, cambiamento climatico, Cinivac, mondiali.
rabbia, consapevolezza di essere imprigionati in una sorta di schiavitù e tendenza a espressioni scurili anche in famiglia, anche in casa. Infatti mi fa proprio vedere che quando è in questi contesti che tu hai citato, prende il sopravvento quel demone del secondo universo che inizia proprio a creare dei piccoli incendi per bruciare tutto quanto, come a volersene disfare, a volersene liberare, perché non li sopporta più. Tutto quanto è intollerabile, tutto quanto è come se non potesse essere modificato, corretto, migliorato, ma sarebbe proprio da radere al suolo in un certo senso, quando gli arriva questa rabbia cieca. Perché? Dov'è la rabbia in Renzo? Allora mi fa vedere un fuoco che parte dai genitali e arriva praticamente fin sopra gli occhi. A volte rischia quasi che gli si rigirino gli occhi per la rabbia legata moltissimo ovviamente alla frustrazione, a non poterne più, alla non sopportazione di questa monotonia e banalità. E soprattutto come se nulla risuoni nel suo cuore. Davvero il suo cuore è come isolato, no? C'è questo imbuto, i suoi sentimenti più profondi non possono trovare spazio in questo tipo di vita così veramente dissonante con lui. Imbuto. Mm, Va verso la parte ristretta, sì. il cuore. A che livello è dell'imbuto? Eh, L'ha saturato di sentimenti, è solo che questi sentimenti che non vengono riversati, no? Su persone, no? Che appartengono alla sua vita, ma vengono concentrati qui, mantenuti stagnanti nell'imbuto, rappresentano per lui un grande motivo di sofferenza. Perché a volte è come se lui sentisse, no? Ma mamma mia, io li amo questi miei figli, però quei sentimenti rimangono lì, stagnanti in quell'imbuto. Perché? Perché si trova in una forte contraddizione, infatti adesso vedo le due pantere, quella bianca e quella nera, che si fronteggiano. Da una parte quello che adesso c'è, il risultato di quello che c'è, quindi questi due bambini, e gli vuole bene, però dall'altra ciò che implica questa vita, quindi la vita con la moglie, la vita d'ufficio, questa vita così ripetitiva, così scandita sempre dalle stesse azioni noiose. E quindi è come se lui, se potesse proprio scegliere, manterrebbe solo la bellezza del rapporto coi figli e tutto il resto lo modificherebbe. Niente più di questo. Perché agorafobia? Cioè spazi aperti ma anche presenza di altre persone, macchine. Guarda, lì lui mi fa vedere come se ci fosse un altro Renzo che in uno spazio aperto farebbe appunto innescare quel fuoco d'artificio, quella sua gran gioia di vivere, quel suo stare bene, quel potersi esprimere completamente, perché lui è sempre stato molto represso, avendo comunque vissuto in un ambiente in cui, sai, per via della religione ci sono molte costrizioni, no? Molte inibizioni. Mi fa vedere come in uno spazio aperto, nel senso anche di tutte le possibilità della vita, Renzo si potrebbe veramente esprimere a 360 gradi, ma questo implicherebbe che tante cose della sua vita che fino a qui ha dovuto mettere insieme crollerebbero. Quindi lui ha veramente paura di questa sua possibilità. Va bene. Questione economica. Entrate appena sufficienti e trading online che alla fine della fiera ha portato a uno zero, a un pareggio. Guadagni e Però perdite. sì, era un diversivo il trading.
Era un diversivo, era un uscire dalla routine, era conoscere una nuova cosa, era in fin dei conti provare qualche emozione, quasi come se ci fosse qualche piccola scommessa che attivasse un po' di adrenalina, vedere proprio un'altra possibilità. Anche solo sognarla, non importa poi, no? Che non si è concretizzata, ma che gli faceva vedere proprio un altro genere di possibilità. Ehm, Però è proprio come se lui andasse, non so come spiegarti, un passo avanti e un passo indietro, a volte un passo avanti e due passi indietro, proprio per rimanere nella sua palude, nel suo presente che sprofonda. Se il suo presente sprofonda è impossibile, capisci che lui abbia dei guadagni economici. Mhm. Molto interessante. Quindi i guadagni economici sono legati a un futuro che evolve. Sì. Vediamo Perché quello nel di momento Renzo. in cui lui dovesse davvero guadagnare, lui metterebbe in discussione tutto. Però chiaramente mettere in discussione tutto per lui non è per niente facile, perché poi ci sono tutte le aspettative della moglie, di tutto il contorno familiare. Come definiresti Renzo come anima? Anima scalpitante, ma che lui neanche Indecisa? se le... no. Cioè lui proprio è come se si rifiutasse di vedere la sua autentica vera natura. E allora che cosa fa? Cerca delle vie d'uscite secondarie, che possono essere, non so come dirti, il corso eh, di formazione, piuttosto che il corso di grounding, eccetera, che possono anche dargli quel piccolo beneficio, ma sono secondari. Mm. Cosa è primario? Che lui abbia il coraggio di guardarsi dentro e di sentire ciò che veramente vuole, senza giudicare quello che lui vuole, senza pensare alle conseguenze. Mm. Deve solo vedere per un attimo ciò che lui è e che cosa lui vuole. Deve togliere l'imbuto. Sì. Se togliesse l'imbuto, vita rurale? Allora, mm, socialità intanto mi dà. Da che lui ha bisogno di socializzare, di confrontarsi con altri, ma altri che abbiano ovviamente una vibrazione simile alla sua, dove ci sia un'affinità animica, ma lui ce l'ha questa necessità. Solo che è accaduto che lui di fatto, reprimendosi molto, ha attirato sempre a sé persone con cui poteva parlare sempre meno autenticamente, ma perché è lui il primo a reprimersi, ok? Nel momento in cui lui inizia ad avere un vero rapporto con se stesso, a guardarsi con sincerità, è in grado anche socialmente di avere accanto a sé delle persone altrettanto aperte. E poi con questo pieno di scambi anche, perché nascono degli scambi, non con chissà quante persone, però con qualche persona sì, poi c'è quella parte lì di vita rurale. Ma sempre all'insegna della comunicazione, dello scambio, non vita rurale in solitudine, in clausura. Mm. Non c'è reclusione per lui, non va bene. Vita precedente se esiste con i due figli, anche separata. Separati. TV, aspetta, perché li vedo guardare la TV.
Però questa è un po' così così, perché è come se questi due bambini desiderassero una vita guardando la TV, no? Una vita che non hanno. Sembrano due fratellini che vivono in una casa un po' umile e guardano dei film belli, colorati, gioiosi in TV. E Renzo è il padre? No, no, sono due fratellini. Due. Renzo è un figlio? Sì, Il grande? non so, Il saprei. piccolo? Perché, non so, Ok. non sarei sincera se... Perché poi ve lo vedo con una presenza femminile, eh, tipo vicine di casa, sono tutte e due donne vicine di casa, un bel rapporto in cui si prestano le cose, si scambiano consigli, l'una tiene i figli dell'altra, si aiutano, si confidano, è un bel rapporto. Forse questo è il grande, questo delle due donne. Mm. Qual è il progetto che... fra poco andremo al cluster, ci sono tanti progetti che poi non analizziamo mai nel dettaglio. Qual è il progetto che lega Renzo ai due bambini? A Merovoie e nessun altro. Però, un attimo, perché vedi, lui mi dà sempre due livelli, c'è un livello apparente e un livello più profondo. Detto così, sembra che lui possa solo voler bene ai figli e a nessuno più. mm? Però in realtà a livello più profondo è come dire, posso amare voi senza necessariamente dover amare e vivere con la persona con cui vi ho fatti. Mm. Messaggio di uno dei due figli, no, dei figli a Renzo nel cinema. Come anime. Come se avessero, allora, allora, come bambini, come se avessero un po' paura di perdere le sue attenzioni, stessero reclamando del tempo, così, no? Come anime, ascoltati, e lo dicono in coro, ascoltati. Uno, sì, ascoltati insieme, e poi uno dei due dice, fallo davvero. E l'anima della moglie? Um, L'ho scelto io, un apparato psicofisico così inquadrato. Ehm, Anche lei a tempo debito avrà bisogno di liberarsi. È perciò che hanno così fatica loro due a comunicare, perché la moglie non è in connessione con la propria anima e pertanto risulta proprio difficile la comunicazione tra Renzo e sua moglie, perché Renzo invece ha voglia di comunicare con la propria anima, anche se ha paura. Andiamo a comunicare con la propria anima allora. Da adesso in poi c'è Renzo e Renzo. Non ci sono più figli, mogli, madri, colleghi. Un viaggio in se stesso. Intervistatore ed intervistato. Dove è seduto l'intervistatore? Sono tipo dentro una scuola.
Ehm, Però è un ambiente sereno, come se Renzo fosse seduto al banco e l'anima davanti a lui, comunque, no? Non proprio alla lavagna, mantenendo la distanza, davanti al banco, lo guarda. Renzo è l'anima. Sì, A volte uno è l'intervistato, a volte uno è l'intervistatore. sì. Ok, uno dice all'altro, tu chi sei? Chi a chi e cosa risponde? Renzo chiede, tu chi sei all'anima? E l'anima risponde, io sono te. Ok, domanda dell'anima. Ti ricordi quando eravamo uno? Lo siamo ancora, ma ti ricordi quando eravamo uno? E Renzo cosa risponde? Me lo sono dimenticato. Domanda di Renzo. Quando finisce questo gioco? Risposta dell'anima. Quando smetti di soffocare il tuo seme e gli consenti di germogliare. Domanda dell'anima. Mi senti durante gli attacchi di panico? Mm. Eh, Renzo risponde, forse una volta ti ho vista, ma per il resto sono disorientato, ho paura. Quando l'ha vista? È come se avesse, quasi fosse sull'orlo quasi di un mancamento, sembra quasi che a momenti muoio, basta, finita la mia vita. È arrivata, non so, un impulso, una luce che invece l'ha fatto ritornare in sé, ok? E in effetti poi lui adesso è da un po' che non ha più questi attacchi di panico, no? Da alcuni mesi. Mhm. Mm. Domanda di Renzo all'anima. Dove andiamo? Allora, andiamo su un bivio. Su quale strada vuoi andare? Gli fa vedere una strada grigia e una strada rosa, che è la strada dell'amore. Tu puoi andare dove vuoi. Io comunque sono con te. Domanda di Renzo. Perché tutto questo? Perché l'amore va vissuto, l'amore va compreso e non c'è altro modo per farlo. Domanda di Renzo. Perché questa sessione dopo quella Prometheus, dove c'erano uomini primi, uomini del tempo, entità programma che volevano solo un corpo. Quindi questa occasione di Renzo. Mi dice dal fuori al dentro,
Il fuori è il corpo, il fuori sono le entità, il dentro è il tuo cuore, quello che tu vuoi, è quello che tu senti e quello che sei. Domanda di Renzo, finale. Come vinco? Mi mostra una scena. Lui che corre fino allo sfinimento, lo vedo proprio fradicio di sudore, totalmente bagnato e ansimante per lo sforzo. E a quel punto in cui si è quasi distaccato dalla mente razionale, no? Per il grande sforzo, si butta su un prato e in quel momento è in connessione con la propria anima. Lì vince. Lì tutto diventa chiaro. Ride. Ride, si sente sollevato e si sente percorso davvero dalla vita, dalla gioia di vivere. È una corsa vera questa? Potrebbe anche esserlo, certo. Magari durante un acquazzone? Che sta tanto di moda adesso, no? Sì, anche. Va bene. Su quel prato, l'imbuto dove sarebbe? Lo vedo che galleggia su un laghetto lì vicino. Non è più suo, non è più affar suo. Il cuore vedo che pulsa e irradia proprio un campo torico molto ampio, molto intenso. È come se anche gli animali se ne rendessero conto intorno a lui. Cluster, andiamoci subito. L'intervista è finita, ringraziamo Renzo e la sua anima che in realtà sono sempre qua. Mamma mia, mi viene come se fossero i fioretti, le preghierine, quelle cose lì. Ah, mhm. Quindi anche un po' delle promesse che hai fatto, cose che devi mantenere, queste robe qui. Quindi con delle crocettine piccoline, medagliettine, queste storie qui. Che ne fa? Dice che è vecchiume e quindi Ma sono se sue ne libera. promesse. Giura. Sono crocette, sono fioretti. I fioretti peraltro sono fatti per essere poi non rispettati e quindi giù di botte, giù di vendette di Dio, di Gesù. Ma questa è un'altra storia. È come Che ne se fa? sentisse in maniera chiara il peso di questi condizionamenti del passato. E allora ha proprio voglia di alleggerirsi, di liberarsene, e per cui li scaraventa dentro un portale definitivo. Cosa mette qui al suo posto? Veramente un fuoco d'artificio che ha tanti colori. Mhm. L'Ad Eternum lo vuol far così, scoppiettante, ehm,
in movimento, molto colorato, molto festaiolo. Avatar. Come una specie di come se l'avatar consultasse un libro che è a metà tra una Bibbia e un prontuario. Mm? E no, in questo caso bisogna fare così, in quest'altro caso bisogna fare così, come se ci fossero delle risposte precostituite, preconfezionate e dei ritmi scanditi. Mm. E lui è proprio, Renzo ha raggiunto il colmo di tutto questo, è proprio saturo. Mhm. E quindi quella che è la sua rabbia in certi contesti, qui la trasforma proprio in totale decisione, eh, anche piuttosto vigorosa, e butta via tutto quanto nel portale definitivo. Molto veemente. Mm, mm, mm. Nuova costruzione energetica anche qui. Qui ha voluto come tirare un cazzotto a tutto. Ha voluto ulteriormente liberarsi, sfogarsi, dando un cazzotto come se fosse, non so, per spaccare anche il muro, non so come dirti, della convenzionalità. Mhm. E non so, da questo diciamo muro frantumato, però ovviamente si è irradiata questa energia, no, di cambiamento, di rifiuto di ciò che è deciso dall'esterno, nasce proprio l'ad eternum, un ad eternum proprio molto ampio, che sembra quasi respirare libero. Con questa nuova condizione, la pantera nera e la pantera bianca, il demone, i 3DL, inceneritore, e i 3DL ci sono ancora. No, Godi finché vivi, prolisso, rimuginando. no, Impianti, no, imbuto, no, pensa che è un altro lo scopo dell'imbuto. Adesso sta riempiendo una bottiglia con dell'olio. cioè Non è più sul suo cuore questo imbuto. Non ha più quello scopo. e cos'è l'olio, cos'è la bottiglia? Ah, così in generale. Sì, Ah. sì, sì, gli dà una, diciamo così, una connotazione pratica. Ok, nuova vibrazione, 181. consapevolezza, 167. PS, 48. vite, 1502. cervello, 10. suscettibilità ipnotica, 60. potrebbe servire a Renzo in futuro fare un'esperienza di sessione diretta con un supporto medium. Perché? Sì, sì. Sì, perché è come se proprio riuscisse a scendere in profondità dentro di sé e a liberarsi completamente, totalmente e trovare un'energia di cui ignorava l'esistenza. Anche da solo? Sì, sì, assolutamente anche, forse meglio ancora da solo. Forse meglio da solo. Non sempre così, però di caso in caso. 3D, quanto? 80-20 era veramente un po' tristino.
48. Bene, siamo a metà, ottimo. Vivacità animica era suddivisa tra cose dell'esterno, cose dell'interno. Allora, diciamo che dice 72 nel complesso. Cogli l'attimo, esiste ancora? Sì, ma in una connotazione differente. Mm. Sfrutta nel momento presente la possibilità di conoscere chi sei. Qui trovi tutto. Trovi il tuo passato, trovi il tuo presente, trovi il tuo futuro. Questo è cogliere l'attimo. Quindi sempre lo stesso con una visione diversa. Esatto. Cosa fanno i figli nel cinema? Si sono decisamente tranquillizzati e hanno seguito con grande stupore tutto quanto, come se volessero lasciargli un po' di più il suo spazio. E dicono sei un bravo papà. E la moglie? Un po' nervosa, qualcosa tipo ma falla finita. La madre? Ma sei stato in gamba. I tre sedili? Sono lì, ancora lì. Il foglio sui tre sedili? Tre fogli sui tre sedili? Elisa, Giordana, Marco. Posto riservato. Diciamo che Elisa lo vedo come se il foglio è stato piegato in modo da creare un aeroplanino. Il foglio di Marco è stato ripiegato su se stesso. Il foglio di Giordana è stato utilizzato per creare tipo, sai, il fiore di loto, come un origami. No, un origami, scusa. Sì, sì, una creazione con la carta. Anche un origami a volte si riesce, anzi sicuramente si riesce. Bene, Renzo lascia un messaggio a se stesso, all'intervistato, all'intervistante. Ho voglia di me, ho voglia di abbracciarmi davvero, ho voglia di abbracciare la mia volontà, i miei desideri, i miei progetti. Basta conformarmi alle convenzioni, basta conformarmi ai desideri altrui. Io sono al centro di tutto. Che è successo davanti a queste parole, nel corso di queste parole? È come se si fosse rimodellato fisicamente. Mi fa vedere che la sua massa muscolare è diventata più definita. È cambiata anche la sua postura. C'è più, come dirti, fierezza, più coraggio, più voglia di affrontare la vita. E vedo anche in maniera più costante il suo sorriso. Mhm. Sento che la vita per me può essere davvero diversa, molto stimolante, tutt'altra cosa rispetto a quello che è stato fino ad ora, così piatta e noiosa. Domanda nell'etere, troverò il modo?
il modo c'è già, è lì dentro di te. E quando tu raggiungi te stesso, ci sono 1000 modi. Fate tutti tesoro di questa sessione. Abbiamo finito. Pronto a tornare? Sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Forza Renzo, che ne hai da vendere. Lui in questo momento è eccitato e preoccupato. Naturale. Non si aspettava una sessione del genere. Certo. Beh. Però ci stai seguendo e sai che insomma le cose sono un po' cambiate. È un piccolo eroe Renzo, perché poi alla fine chi arriva a fare queste sessioni determinanti per la propria esistenza è anche un gran coraggioso. È già un arrivato. Sì. E questo è un messaggio che mando a tutti quelli che rinunciano, rimandano, cioè per sempre, e gettano la spugna. Renzo per me è già un vincitore. Per se stesso. Uno che ha deciso di utilizzare questa esperienza virtuale fino in fondo. Chissà quando gli ricapiterà in un'altra vita una cosa del genere, no? Esatto. Disconnettiti.